Ciao a tutti, da chi c'è Mofo, oggi calcistico perché è iniziato il campionato di Serie A e quindi vogliamo parlare di calcio, ma come sempre lo faremo con il cibo. Si tratta di un vero e proprio tour culinario dell'Italia attraverso il pallone. Indosso anche la maglia del Flamengo, squadra brasiliana, così non si offende nessuno dei tifosi di calcio italiani. L'Atalanta quest'anno giocano anche in Champions League, poi i casoncelli che fanno a Bergamo, spettacolari, belli e ripieni di carne. Io li adoro nella loro classica versione burro e salvia. Bologna, coi meravigliosi storici portici e il buon cibo dell'Emilia. Qual è il piatto classico, più classico della cucina bolognese? I tortellini in brodo, buonissimi. Io però me li mangio col ragù, con la panna, col sugo, tutto quello che mi date, io me lo mangio. A Brescia invece si fa lo spiedone, sembra un'americanata ma in realtà è una cosa super italiana. Questi fantastici spiedoni hanno maiale, pollo, coniglio, anche gli uccellini, ma soprattutto le patate, giusto per rimanere un po' sull'healthy. Ma arriviamo anche in Sardegna, bellissima isola all'ovest dell'Italia. A Cagliari si mangia la fregola, che poi viene anche chiamata il couscous della Sardegna, ma a noi ci piace che sia una cosa tutta dell'isola. E nella sua versione con le vongole, bomba! A Firenze c'è la Fiorentina, che quest'anno ha fatto dei grossi acquisti per cercare di trovare la sua strada anche in Europa League. E a Firenze che cosa si mangia se non una bella bisteccona di Chianina, detta la bistecca alla fiorentina. Il T-bone italiano. A me piace proprio raschiare l'osso e mangiare quella parte ancora cruda ma così tenera. Genova ha ben 2 squadre di Serie A. Il Genoa è la squadra più vincente della storia della città, con ben 9 scudetti. Ma cosa si mangia a Genova? La focaccia, mamma mia, la focaccia genovese, la bomba di carboidrati, in tante versioni, ma nella sua versione classica sembra pane, ma non lo è tanto buona. Anche a Milano, mia città natale, ci sono ben 2 squadre di calcio in Serie A. L'Inter è la prima. La cotoletta alla milanese è veramente impossibile resistere. Poi nella sua versione orecchio d'elefante sarà grande così. Anche a Torino 2 squadre di calcio, con la Juventus campione d'Italia da 200 anni, che anche quest'anno cercherà di rincorrere la vittoria della Coppa dei Campioni Champions League. Ma a Torino cosa si mangia? Bello fresco, buono, un mix strano di pesce e carne, il vitello tonnato. Mamma mia com'è buono! Lazio! Per completare il quartetto delle 4 città con 2 squadre in Serie A abbiamo Roma con la Lazio, la squadra celeste della carbonara. Piatto tipicissimo romano, nato comunque da poco perché risale ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani hanno portato gli ingredienti che poi sono diventati quelli che hanno fatto la carbonara. Lecce, appena tornato in Serie A, ci porta le lumache. La Municedda è la classica lumaca del Salentino. Ci fanno delle sagre pazzesche dove ci si sfonda di queste cose. Buonissime. Forza Lecce, grande ritorno in Serie A. E questa era la prima parte del tour culinario d'Italia attraverso il giuoco del calcio. Da chi c'è Mofo vi ringrazia come sempre. Se vi è piaciuto il video metteteci un like, iscrivetevi al canale con la campanella per la notifica e ci vediamo con la seconda parte del video sulla Serie A. Ciao! A Firenze si beve il Bahar di Briser